Oggi parleremo di libri. Quali sono i libri più belli che ho letto nel 2021? Te lo racconto nel video di oggi. Come sempre ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare la campanella e ricorda che dal mio sito puoi scaricare la mia guida gratuita. Basta andare su elisabetamaccani.com. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, da molti anni mi occupo di formazione linguistica e oggi ho pensato di parlarti dei 5 libri più belli che ho letto nel 2021. A te piace leggere? Tu quando lo fai di solito? Devi sapere che negli ultimi anni io ho iniziato a leggere tutti i giorni la sera, prima di andare a letto, quindi dopo cena si legge. Raccontami qual è la tua routine. Il primo libro di cui ti vorrei parlare è questo, Atomic Habits. Può essere che tu ne abbia già sentito parlare, è un libro molto letto, piuttosto conosciuto nel mondo, diciamo, della letteratura legata alla crescita personale. Io ho letto questo libro, come vedi, in inglese, tendo a leggere molto in inglese, devo dire, però questo libro si trova anche in italiano. Ecco il titolo. Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Trasforma la tua vita un piccolo passo per volta. La tesi centrale di questo libro è che siamo ciò che ripetiamo e pertanto il successo non è tanto il prodotto di un singolo evento, magari di un grande cambiamento o di un qualcosa di eclatante. In realtà il successo arriva perché noi quotidianamente, ogni giorno, facciamo le stesse azioni. Abbiamo quindi queste piccole abitudini che naturalmente devono essere positive e ci devono avvicinare all'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere. In concreto, l'autore ci dice che se noi miglioriamo dell'1% ogni giorno, alla fine dell'anno saremo 37 volte migliori rispetto al punto di partenza. Questo per dire come spesso le piccole cose che facciamo quotidianamente ci possono sembrare senza importanza, magari di poco valore, ma il fatto è che queste azioni si sommano, si accumulano fino ad avere poi un risultato importante. Il problema è che tutti noi abbiamo l'idea che il progresso sia un qualcosa di lineare. In realtà il progresso non è una linea retta. L'autore ci spiega che, specialmente all'inizio, non vediamo dei risultati. È normale, se vai a correre per un mese, probabilmente non vedrai al 30° giorno dei risultati. I risultati arriveranno dopo e l'andamento sarà esponenziale, solo quando però si sarà raggiunto un certo punto. Su questo ti ricordo che ho pubblicato una video lezione, cioè sul fare progressi in italiano. Ti consiglio di guardare la video lezione, lascerò il link nella descrizione qui sotto. Molto interessante è anche il fatto che l'autore ci dice che spesso ci focalizziamo molto sugli obiettivi, ma non sul sistema che abbiamo per raggiungere quegli obiettivi. E tra l'altro credo che una parte importante sia quella dedicata al fatto di agire da un lato sul tempo, ma anche sullo spazio. Si parla poco dell'importanza dello spazio nel creare, nel cercare di avere delle nuove abitudini, ma in realtà è molto più facile fare leva sul tempo e sullo spazio che non sulla nostra forza di volontà.
Per capirci, lasciare dei libri sul comodino, anziché avere la televisione accesa in camera, può portare molto facilmente ad adottare l'abitudine di leggere anziché guardare la televisione la sera, ed è quindi importante modificare anche il nostro ambiente per fare sì che noi possiamo diventare il tipo di persona che vogliamo essere. Questo è un libro veramente interessante che vedrai ti farà riflettere e ti spronerà anche a fare dei cambiamenti nella tua vita in modo da poter adottare delle nuove abitudini. Ti lascio con una citazione. Le abitudini sono importanti perché ci permettono di diventare il genere di persona che desideriamo essere. Sono la via attraverso la quale sviluppiamo le più profonde convinzioni su noi stessi. Il secondo libro è Io so perché canta l'uccello in gabbia di Maya Angelou, che è stata una poetessa e scrittrice afroamericana. Questo romanzo è considerato il primo best seller di una scrittrice afroamericana. Questo libro narra la storia di Maya Angelou, è pertanto un libro autobiografico. L'autrice racconta parte della sua infanzia e dell'adolescenza. La storia comincia con Maya che con il fratello viene mandata dalla nonna e quindi lascia la California per andare nel sud segregazionista, ovvero nell'Arkansas, e da qui inizieranno tutta una serie di vicissitudini, tant'è che i due bambini vengono trattati dai familiari un po' come due pacchi che vengono spediti da una parte all'altra degli Stati Uniti. In questo libro si parla di molte cose, di abbandono, di emarginazione, di abuso, di razzismo, e la cosa interessante è sapere che si tratta di una storia reale della vita di questa grandissima poetessa. Io te lo consiglio, è un libro che a me è piaciuto molto, mi ha fatto crescere, mi ha fatto vedere qual era la realtà del sud segregazionista degli Stati Uniti, una realtà che francamente conoscevo poco, e quindi ti lascio anche qui con una citazione. Era terribile essere nera e non avere alcun controllo sulla propria vita. Era brutale essere giovane e già addestrata a stare seduta in silenzio, ad ascoltare le accuse rivolte alla mia razza, senza potermi difendere. Il terzo libro è L'amica geniale di Elena Ferrante, che racconta la storia di un'amicizia, quella tra Lenù e Lila. Questo è il primo volume di una tetralogia incentrata proprio sul rapporto tra le due protagoniste. In questo libro si parla dell'infanzia e dei primi anni dell'adolescenza delle due ragazze. Devi sapere che da questo romanzo è anche stata tratta una serie TV bellissima che ti consiglio di vedere. Tra l'altro, se fai parte della mia newsletter sai che mesi fa ne ho parlato. Se non fai parte della newsletter, iscriviti, ricorda che è gratuita e riceverai una mia mail ogni settimana. Ma ritornando alla serie TV, come sai, se hai letto appunto la mia newsletter, nella serie TV si parla in dialetto napoletano, cosa che invece non avviene nel libro, ovvero questo libro è scritto in italiano, quindi lo puoi leggere senza alcun problema. Invece, per quanto riguarda la serie TV, è girata in dialetto napoletano, si parla spesso e volentieri in dialetto napoletano. Servono pertanto i sottotitoli anche a me. Io ho provato a guardare la serie senza sottotitoli, ma non riesco a capire se non qualcosa, quindi una minima parte.
Io ti consiglio pertanto sia il romanzo che la serie TV. È una delle serie più belle che io abbia visto negli ultimi anni, te la consiglio e ti lascio con una citazione. Sai cos'è la plebe? Sì, maestra. Cos'era la plebe lo seppi in quel momento e molto più chiaramente di quanto anni prima la Oliviero me l'aveva chiesto. La plebe eravamo noi. Il quarto libro di cui vorrei parlarti oggi è In the Flow, che io ho letto in inglese. Questo è un libro di Alisa Vitti e credo che non sia ancora stato tradotto in italiano. Spero che tu riesca a trovarlo nella tua lingua. Ci tengo a dire che questo è un libro per chi ha un ciclo mestruale, quindi è un libro rivolto più a donne che non agli uomini. Sostanzialmente l'autrice ci dice che noi donne dobbiamo rispettare il nostro secondo orologio biologico, che è quello che si va ad aggiungere al cosiddetto ciclo circadiano, che corrisponde poi al ciclo ormonale maschile. Noi donne, in quanto tali, visto che abbiamo un ciclo mestruale, abbiamo anche un secondo orologio, il cosiddetto ritmo infradiano, che non è basato sulle 24 ore quanto sui 28 giorni. Questo libro, devo dire, mi ha aperto gli occhi. Da donna io ho sempre considerato il ciclo mestruale come un ostacolo, come un impedimento, come un problema, parliamoci chiaro. Io ho sempre avuto dei cicli mestruali estremamente dolorosi e quindi per me è sempre stato un problema fare finta che questa cosa non esistesse. Ora mi rendo conto di aver sbagliato completamente tutto, perché il punto non è far finta che il ciclo non esista o considerare le giornate nelle quali noi abbiamo il ciclo mestruale alla stregua degli altri giorni. La questione è capire che siamo diverse, che ci sono dei cambiamenti ormonali importanti e dobbiamo tenerne conto. Nei 28 giorni attraversiamo 4 fasi ben distinte. Ogni fase è caratterizzata da alcuni aspetti particolari per quanto riguarda i cambiamenti ormonali ed è importante capire in quale fase siamo e quali sono le attività che sono consigliate o sconsigliate a seconda delle diverse fasi. Se sei una donna, quindi ti consiglio vivamente la lettura di questo libro. E adesso una citazione. Le donne hanno un secondo orologio biologico prezioso quanto l'orologio di 24 ore. L'orologio di 28 giorni può essere misurato, è prevedibile e richiede lo stesso rispetto, attenzione e priorità dell'orologio di 24 ore. L'ultimo libro è un libro di Oprah che in italiano si chiama Tutto ciò che conta. Questo libro però in inglese ha un altro titolo, What I Know for Sure, quindi che cosa so per certo. Oprah, se per caso non dovessi conoscerla, e la cosa mi stupirebbe molto, comunque è stata una conduttrice americana, è un'imprenditrice, una filantropa, ha anche lavorato in qualche film, quindi è anche un'attrice ed è una donna che io stimo veramente tanto. Ebbene, questo libro è il frutto di una domanda che durante un'intervista le fece una persona molti anni fa. Questa persona le chiese: Oprah, che cosa sai per certo? Di che cosa sei assolutamente sicura? E lì per lì lei non riuscì a rispondere e disse semplicemente: ci devo pensare. Ebbene, la riflessione di molti anni ha poi portato alla creazione, alla scrittura di questo libro.
Questo libro pertanto parla delle certezze di Oprah, in che cosa lei crede, quello che lei ha imparato nel corso di una vita. Ci tengo a dire che io ho letto questo libro in italiano. Se hai la possibilità ti consiglio però di leggerlo in inglese. Infatti io l'ho letto come libro cartaceo in italiano, però poi l'ho ascoltato in inglese. Decisamente la versione in inglese è quella che ti consiglio, anche perché insomma è la lingua madre di Oprah. Non so se tu lo puoi vedere da lì, però questo libro è praticamente tutto sottolineato, proprio perché ci sono moltissimi passaggi che io reputo veramente molto belli. La sensazione che io ho avuto leggendo questo libro è stata di pace. Mi sono sentita molto tranquilla, molto in pace con me stessa. Si parla molto in questo libro di spiritualità, di amicizia e di molto altro, quindi sicuramente è una lettura che ti consiglio. Ti lascio con una citazione. Non importa quali sfide stiate affrontando, dovete ricordare che mentre la tela della vostra vita si dipinge con le esperienze, gli atteggiamenti, le reazioni e le emozioni, siete voi a tenere in mano il pennello. Se l'avessi saputo a 20 anni mi sarei risparmiata parecchie preoccupazioni e tanti momenti di sfiducia. Sarebbe stata una grande rivelazione scoprire che siamo tutti pittori della nostra vita e che possiamo usare i colori e le pennellate che vogliamo. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.